Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi vedremo e capiremo qualcosina in più su come suonare l'armonica in elettrico. Sicuramente, prima di suonare un'armonica in elettrico è bene andare a saper suonare un'armonica in acustico, quindi tutto quello che riguarda l'utilizzo delle coppe, ti lascio qua anche un link, l'utilizzo dei vari effetti, del bending, del vibrato, del tremolo, insomma tutto quello che c'è da sapere sull'armonica, assolutamente Rockers, prima in acustico e poi in elettrico. Il suono elettrico sicuramente è il suono che è entrato più nella storia come appeal sulle masse, perché comunque è un suono diverso rispetto al suono acustico dell'armonica, è un suono molto più crunchy, è un suono molto più sporco, quindi è un suono che siamo anche più abituati a sentire come suono moderno. Cosa mi serve per suonare un'armonica in elettrico? Beh, sicuramente ti servirà un microfono, e adesso andremo a capire che tipo di microfono, e un amplificatore per chitarra. Che microfono posso utilizzare per suonare l'armonica in elettrico? Beh, innanzitutto la famiglia dei microfoni è una famiglia davvero ampia e vasta. Si può utilizzare un microfono comune, un microfono da canto, un microfono gelato, come potrebbe essere questo, quindi un microfono normalissimo. Spesso e volentieri questo microfono lo si può usare anche in un impianto audio normale, quindi entra direttamente nel mixer, ma avremo un suono molto pulito e fedele al suono acustico. Quindi questo tipo di soluzione te la consiglio se vuoi entrare direttamente in un impianto senza prendere un amplificatore e mantenere il suono acustico dell'armonica. Ma se voglio suonare un'armonica in elettrico, quindi con quel suono caratteristico dell'armonica elettrica, mi serviranno dei microfoni diversi. Tendenzialmente la grande divisione fra i microfoni d'armonica è questa, ovvero un microfono bullet, un microfono fatto così, tendenzialmente bullet perché ha proprio questa forma caratteristica a fanale, tra l'altro il mio è praticamente distrutto, l'ho mangiato nel corso degli anni, oppure un microfono a stelo, un microfono fatto così. Qual è la caratteristica principale dell'uno e dell'altro? Quali sono le caratteristiche fra questi due microfoni? Beh, innanzitutto il microfono bullet è un impegno a livello proprio di spazi nelle mani, quindi se hai le mani un po' troppo piccole, questo microfono forse ti risulterà un po' scomodo. Io ho le mani molto grandi, quindi riesco ad avvolgerlo bene. Questo perché? Perché il microfono va utilizzato all'interno della nostra cappa, all'interno della nostra coppa, quindi va sostanzialmente chiuso, perché il suono bello dell'armonica elettrificata si ottiene quando chiudiamo bene la coppa intorno al microfono. Questo microfono è un microfono molto ampio, quindi ha un suono suo caratteristico, tende a sporcare, a cranciare subito, sporcare subito il suono anche da volume basso, ma ha una caratteristica molto particolare perché essendo con questa forma riusciamo ad avvolgerlo e a creare una coppa abbastanza mediosa, perché va ad occupare gran parte della nostra mano. Il microfono invece a stelo, come potrebbe essere questo bellissimo microfono della Lone Wolf, sostanzialmente cosa sono? Sono microfoni più piccolini, vedete hanno un diametro più piccolo, e sono microfoni che hanno un potenziale diverso rispetto al bullet, perché il suono lo sporcano anche loro, ovviamente poi andremo a vedere nelle regolazioni dell'ampli come fare, perché entrambi hanno il potenziometro sotto, quindi si può andare a regolare il gain, quindi la presa del microfono, ma è un microfono che ha anche delle caratteristiche nei volumi medio-bassi pulite. La caratteristica dei microfoni a stelo, ed è per questo che magari alcuni armonicisti preferiscono un tipo o l'altro di microfono, è proprio quella di poterlo avvolgere completamente con la nostra coppa e lascia tanto spazio di risonanza all'armonica che si ritroverà qua. Quindi sostanzialmente la risonanza interna del microfono è più ampia rispetto a quello del bullet. Ma detto questo, cosa dobbiamo fare quando suoniamo con un microfono? Beh, innanzitutto dobbiamo andare a costruire la nostra coppa intorno al microfono. Quindi pollice e indice, vado a creare questa specie di conchetta, vado a prendere il microfono, in questo caso solo con il mignolo, e chiudo la mia coppa in modo tale che ci sia proprio lo stesso effetto di quando andiamo a creare una coppa in acustico. Come utilizzare il potenziometro? Beh, il potenziometro è questo, diciamo questo pomellino che si gira e ha la funzione di aumentare o diminuire il volume, quindi la presa del microfono, il gain del microfono. Più aumento la presa,
più lui prenderà segnale e di conseguenza il segnale arriverà più forte nell'amplificatore che andrà ad avere un suono diverso. Detto questo, andiamo a parlare degli amplificatori. Non sto qui a entrare nel mondo di valvolare, transistor, piccoli, grandi, medi. A me piace quello gigante da 50 kg, io preferisco quello piccolo. Perché? Perché gli amplificatori sono davvero un mondo vastissimo. Quello che vedremo oggi è la caratteristica principale che accomuna praticamente tutti gli amplificatori, ovvero le regolazioni. Ci sono due cose principali da sapere sugli amplificatori. Allora, la regolazione del gain e del volume sono le regolazioni del volume in entrata e del volume in uscita. Cosa vuol dire? Se io aumento il gain, quindi il volume, la presa del microfono, in questo caso la presa esterna del segnale, quindi il pre che entra dentro nell'amplificatore, il volume tenderà ad essere molto alto in entrata. Quindi il nostro suono, se stiamo suonando un amplificatore ad esempio valvolare, sarà molto più saturo perché arriverà molto più segnale e quindi sarà molto più sporco. Detto proprio volgarmente, tenderà a distorcere di più. Il volume invece vero e proprio, dove c'è scritto volume, è il volume di uscita dell'amplificatore. Quindi quanta potenza voglio dare al suono in uscita. Quindi molto semplicemente, se io terrò il gain a metà e il volume a metà, avrò un certo tipo di suono che sarà un po' crunchy. Ma se aumento il volume del gain, quindi vado ad alzare il potenziometro del gain, l'entrata sarà maggiore e il suono si sporcherà di più. Fate attenzione a regolare bene questi due parametri, perché sicuramente se vado ad aumentare il gain e vado ad aumentare tantissimo il volume, comincerà a fischiare tutto. Quindi potete fare quello che volete, ma dovete semplicemente andare a bilanciare il vostro suono. Quindi se voglio un suono molto sporco ma voglio anche tanto volume, attenzione, perché se alzo tutto fischia. Quindi è bene magari alzare di più il gain per rendere più crunch il nostro suono, per renderlo più saturo, ma il volume dovete capire qual è il volume limite che potete andare a prendere prima che si inneschi un Larsen, si inneschi un fischio. Al contrario, se voglio un suono più pulito sull'amplificatore, diminuirò il gain e alzerò il volume in modo tale che sarà meno il segnale d'entrata ma sarà compensato dal segnale d'uscita e avrò un suono molto più pulito. Altro parametro da regolare sull'amplificatore sicuramente è l'equalizzazione del suono. Avrete 3 potenziometri sugli amplificatori medio grossi, avrete proprio questi 3 potenziometri con high, low e mid, che significa sostanzialmente i suoni alti, i suoni bassi e i suoni medi. Cosa sono i suoni alti, bassi e medi? È il vostro suono. Quindi se vado ad avere uno strumento, ad esempio sto suonando un'armonica molto acuta e alzo tanto gli alti e i medi, il suono sarà davvero tanto tagliente, darà fastidio. Quindi devo regolare un po' come se fosse una ricetta del mio suono questi 3 potenziometri in modo da avere il suono che preferisco. Quindi se lascio tutto a metà avrò un suono flat, quindi avrò una caratteristica molto simile al suono naturale della mia armonica, ai toni naturali della mia armonica. Più vado verso gli alti e quindi più alzo il potenziometro e più aumenteranno le caratteristiche degli alti, dei medi e dei bassi. Personalmente sull'armonica preferisco avere tanti bassi perché comunque è uno strumento dal suono abbastanza medioso quando viene amplificato, quindi è un suono che va a prendere tanto le caratteristiche medio-alte di frequenza, quindi andando a dare più bassi diamo più corpo al suono dell'armonica, mentre gli alti e medi tendo a metterli prima del mezzogiorno, quindi prima della metà, un po' verso, non so, il 2, il 3, il 4 al massimo. Quindi se abbiamo una scala da 1 a 5, sostanzialmente i medi e gli alti li terrò sul 3, sul 4 e invece andrò ad aumentare i bassi in maniera tale da avere un suono più corposo. Facciamo adesso degli esempi molto pratici, così sentite il suono come cambia. Microfono con potenziometro poco più della metà, tutto flat, alti, medi e bassi, tutti ad ore 12 a mezzogiorno, volume e gain, ovviamente qua non posso alzare tantissimo, altrimenti diventa una cacciara assurda, volume e gain diciamo quasi a metà.
Sto usando un amplificatore valvolare da 15 watt depotenziato a 1 watt in modo tale da avere il suono ancora più presente in ambienti piccoli. Mi raccomando, poi di questa cosa ne parliamo. Quindi il nostro suono sarà più o meno questo. Andando ad aumentare i bassi, a diminuire i medi e gli alti, otterrò una miscela di suoni diversa. Senti come cambia il suono. Senti com'è già più pastoso il suono? Questo semplicemente andando a regolare i diversi volumi degli alti, dei medi e dei bassi. Questa è un po' una ricetta personale di ognuno ha il suo suono, in base anche al suo playing, in base al genere che deve fare, potrà sbizzarrirsi in maniera totalmente libera su che suono andare a costruire. Come dicevamo, se alzo i medi e alzo gli acuti, alzo gli alti, il suono diventa molto più tagliente. Sentite come cambia? Sentite che fischi che si vengono a creare, è proprio quello che vi dicevo. State attenti a come dosate il vostro suono. Altra cosa che devo assolutamente capire è che tipo di amplificatore utilizzare. Allora, ce ne sono davvero tantissimi. Ci sono amplificatori di piccole, medie, grandissime dimensioni. Scegliete l'amplificatore in base all'utilizzo che dovete fare. Se devo esercitarmi in casa, se devo fare uno studio e voglio sentire il mio suono come esce in elettrico, un amplificatore molto grande, soprattutto se abitate in un appartamento, ve lo sconsiglio. Ci sono amplificatori di tutte le dimensioni, di tutte le tasche. Quindi posso andare anche ad investire dei soldi su un amplificatore magari di qualità, ma che sia piccolo, quindi che abbia comunque un suono fedele, ma che sia piccolo. Se invece sono un armonicista che comunque registra, suona in giro o comunque un'attività live, è un altro paio di maniche. Allora lì sceglierò l'amplificatore in base a quello che devo fare. E lì si apre un po' un mondo di gusti personali. Personalmente, a parer mio, gli amplificatori valvolari sono quelli che rendono più omaggio e rendono veramente bello il suono della nostra armonica elettrica. Anche qua ci sono veramente diverse filosofie, ci sono armonicisti che preferiscono amplificatori piccoli, 5 watt valvolari, magari microfonati dentro un impianto, amplificatori da 15 watt, amplificatori da 30, ce ne sono tantissimi. Il suono di un 30 watt è un suono bellissimo, però dovete fare anche i conti con un peso notevole dell'amplificatore da portare in giro, quindi se fate tante date comincia a diventare un peso vero e proprio da portare in giro, perché comunque sono amplificatori molto pesanti. E poi tenete conto che nei locali non si usano mai al pieno delle loro potenzialità, siete sempre con dei volumi medio-bassi. Un amplificatore secondo me buona come qualità e resa, un amplificatore da 15 watt, che è molto più trasportabile, ha un suono decisamente più malleabile, nel senso che posso utilizzarlo in situazioni anche piccole di registrazione oppure di locali piccoli, come in situazioni molto grandi, perché poi sui palchi grandi verrà microfonato, entrerà nell'impianto e avrete il vostro suono. Poi queste sono tutte scelte. Fammi sapere nei commenti se questo video ti è stato utile. Se hai delle domande scrivi, che ti risponderò sicuramente il prima possibile. Fammi sapere anche la tua esperienza, che tipo di amplificatore hai, che microfoni utilizzi, se hai domande sui microfoni, insomma tutto quello che ti viene in mente scrivilo nei commenti, ti risponderò il prima possibile. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità. Ti invito ad unirti anche alla famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicheremo contenuti backstage, sondaggi, insomma un po' di attività extra sulla Lucignolo Academy. Se invece vorrai fare un salto sul mio sito, questo è il mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai aggiornato via mail sul magnifico mondo della 10 fuori. Se poi vorrai fare una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale, più o meno con queste tempistiche. Ciao!